Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Aquario, tendenze energetiche disponibili per la primavera 2025. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici dell'Aquario. Può essere un periodo dedicato all'intuizione, ovvero dove l'intuizione è più forte e più aperta. È anche una carta che ci parla del vedere al di là delle apparenze. Di solito parla del guardare nel lungo periodo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se vorreste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Ci sono i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E trovate anche la nuova pubblicazione del video delle tarot pratiche, che sono giornate di incontro per chi ha un minimo di conoscenza di base dei tarocchi, proprio per aiutarvi a capire come fare delle letture. Comunque il video è qui sotto, c'è il link, lo potete guardare. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia per l'Aquario. Partiamo subito da un 7 di spade. Abbiamo la carta del mago, un asso di spade, un asso di bastoni, 1, 1, 1, ragazzi, nuovi inizi, qualche cosa che determina un prima e un dopo. Abbiamo anche un 6 di pentacoli e un 3 di spade. Adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo un po' l'energia in generale, dopo farò i vari esempi settore per settore, quindi per l'amore, il lavoro, la famiglia, eccetera. Dunque, partiamo da questo 7 di spade che di solito è una carta che parla di certe e mezze verità o che ci vengono raccontate o che noi raccontiamo a noi stessi. Andiamo a vedere, allora abbiamo un 10 di pentacoli e un 3 di coppe. Potrebbe essere qualcuno che riguarda la vostra famiglia di anime, quindi non necessariamente una famiglia di sangue, ma anche una famiglia diciamo scelta, che sono gli amici piuttosto che le persone con le quali stiamo bene e che abbiamo deciso di far restare nella nostra vita, far entrare o restare nella nostra vita. Per qualcuno questo 10 di pentacoli può far riferimento anche a un contratto lavorativo. Andiamo a vedere il mago, morte e fante di coppe. C'è come la chiusura di qualche cosa di vecchio e la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo. Anche qui avete un 10, che è una carta di chiusura, e qui avete la morte, che è una carta che taglia, ma poi avete 3 assi. Quindi qui la sensazione è che o qualcuno vi faccia qualche offerta, qualche proposta, come potrebbe anche essere qualche nuova vostra idea che volete mettere in piedi, lasciandovi prima indietro certe relazioni o certe situazioni. Andiamo a vedere l'asso di spade. Re di coppe e 7 di coppe. Devo dire, ragazzi, allora io questo fante di coppe non so se sia un personaggio o se faccia riferimento di più a una vostra attitudine comportamentale, però devo dire che con questo asso di spade, re di coppe e 7 di coppe è come se si aprissero effettivamente delle nuove strade. Potrebbero essere fortemente idee, cioè ho molte carte che mi dicono come se vi venisse qualche idea geniale, qualche nuova presa di consapevolezza. Con l'asso di spade c'è qualche informazione che viene a galla.
Può essere la vostra verità, quella che magari prima vi eravate nascosti con questo sette di spade, o una verità familiare, considerato appunto sette di spade prima e l'asso di spade in questo momento. È un inizio comunque. Andiamo a vedere questo altro inizio, questo asso di bastoni. Wow, abbiamo un sette di spade di nuovo. E un 9 di spade. Qui ho la sensazione che le esperienze pregresse possano aiutarvi a capire come non cadere negli stessi errori. Perché qui abbiamo anche un 9 di spade. Io ho la sensazione che qualcuno possa essere preoccupato sul fatto che magari la stessa iniziativa sia già stata tentata, provata e non sia andata a buon fine. Con questo gruppo di carte è un po' come se vi dicessero di fare tesoro di quelle che sono le vecchie esperienze, proprio per fare delle azioni con un certo indirizzo, con una certa intenzione, senza stare diciamo, a raccontarvela. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Abbiamo un 8 di pentacoli. E un re, si è girato anche questo cavaliere di bastoni, re di pentacoli, cavaliere di bastoni. Allora, diciamo che avere 6 di pentacoli non è male, ragazzi, perché parla di equilibrio, parla anche di contratti per qualcuno, quindi qui abbiamo due carte di contratti. Credo che si tratti di creare le giuste alleanze nel prossimo periodo. Andiamo a vedere anche il 3 di spade. Temperanza e 2 di spade. È come se avessi bisogno di guarire certe ferite del passato, certi dubbi, quella che è la vostra prudenza, che in realtà potrebbe quasi essere procrastinazione. C'è come una sorta di titubanza qua in queste carte, ma anche perché il 3 di spade è una di quelle carte che io identifico come o una ferita aperta o sacrificio personale. In questo caso lo sento come se doveste sacrificare parte di voi per riuscire a raggiungere un equilibrio, per andare oltre i dubbi. Il 2 di spade è l'arcano minore della sacerdotessa, quindi il periodo è impostato proprio nel uscire da queste automenzogne, da questi dubbi, da questi teatrini che si tengono lì fermi perché ci danno magari un certo tipo di stabilità, e iniziare a creare qualche cosa più in linea, più in affinità con quello che volete voi. Ripeto, un 6 di pentacoli è una carta di buon auspicio, una carta di apertura, di generosità. È come se doveste preparare il terreno per qualche cosa di nuovo che sta per arrivare o che per qualcuno è già arrivato. Sento più che una cosa futura, anche perché qui con il 7 di coppe si possono effettivamente aprire una serie di possibilità che secondo me sta un po' a voi selezionare, cioè quali possibilità sacrifico, che può essere non considero, oppure metto in stand-by e considero in un secondo momento. Andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dall'amore, ragazzi. Allora, devo dire che potrebbe arrivare una persona nuova, interessante, con tante idee in testa, con tanta voglia di fare, mm, con tanta energia anche, mi verrebbe da dire. Però, vedendo questi due sette di spade, la morte e il 10 di pentacoli, ho come la sensazione che qui si debbano lasciare indietro certi atteggiamenti creati più per il bisogno di essere accettati che non per la reale corrispondenza con quello che siete voi. Probabilmente sono atteggiamenti che vi sono serviti per andare avanti o nel gruppo di lavoro dove siete o magari in famiglia, cioè ho come la sensazione, non c'è un 9 di bastoni, scusate, un 10 di bastoni, ma ho la sensazione che abbiate bisogno di togliervi dei pesi da dosso,
delle ideologie non veritiere a cui siete rimasti aggrappati per mantenere un'unione, un'unità e che adesso abbiano bisogno, insomma, di essere tagliate. E come con questa nuova persona ridimensionare un pochettino ehm, la dinamica del rapporto, se vogliamo. Cioè voi avete avuto un'idea fino ad adesso di relazione e questa persona ve la farà un po' cambiare. Nel caso siate in una relazione da un po' di tempo, vi dico che anche qui ci potrebbe essere come un nuovo inizio, una nuova iniziativa, qualche cosa di più, qualche cosa che viene fuori, qualche cosa che si crea insieme. Anche qui sento che potrebbe esserci una differenza tra il prima e il dopo, la primavera. Per qualcuno si tratta di iniziare un'attività con il proprio partner o con la propria partner e qui entra in gioco la sacerdotessa che vi dice di cercare di guardare nel lungo periodo, di far tesoro di quello che avete già imparato fino ad adesso per non rischiare di rimanere fregati, insomma. E per qualcun altro, guardate, case non ne vedo in questa lettura, però sì che ho la sensazione che la relazione, questo nuovo inizio, meglio detto, vada preso un po' con calma. Per chi invece fosse in una relazione più o meno indefinita, extra, in una triade, diciamo così, guardate, tra i due sette di spade e l'asso di spade, io sento che scoprirete qualche notizia che fino a questo momento avete ignorato. Per qualcuno potrebbe essere lo scoprire il fatto che l'altro abbia ancora una famiglia, cioè nel senso magari è quella persona che vi dice no, no, ma sono separato da mia moglie e poi dopo 2 o 3 volte che vi vedete, scoprite che in realtà vivono ancora insieme, quindi è come una ah, ma non mi avevi detto che era così. La realtà io non l'avevo capita così. Quindi c'è come una scoperta di qualche altarino in questo trimestre che ha bisogno di essere condotto, cioè ho la sensazione che qualcuno di voi debba iniziare a mettersi dei paletti e non far finta che tutto vada bene, perché questo 7 di spade è una carta che pesa. Pesa nel senso che qualcuno sta omettendo il fatto che la situazione dia fastidio, che ci sono certi atteggiamenti che danno fastidio e via dicendo. Quindi il consiglio qui è un po' di essere onesti, cioè il punto non è capire se la situazione è giusta o sbagliata, il punto è che è così, è quella, ok? Quindi da lì bisogna partire per gestirla. Se dovessimo parlare di lavoro, allora, per molte persone effettivamente, soprattutto se siete disoccupati, sento che può partire un nuovo lavoro. Per qualcuno, ragazzi, purtroppo ho la sensazione che vi promettano un contratto a tempo X e che poi in realtà il contratto sia un po' più corto, come se deludessero le vostre aspettative. Oppure potrebbero promettervi una mansione e poi quando iniziate a lavorare vi rendete conto che fate tutt'altro. Quindi è come se ci fosse una sorta di amaro in bocca in questo senso, ma niente di preoccupante, cioè nel senso si tratta di magari sforzarsi un pochettino di più, ma vedrete che ne uscirete vittoriosi, che ce la farete anche a fare quel lavoro noioso o quello che pensavate di non fare, di non essere in grado, insomma, è più una sfida probabilmente di questo periodo per voi. Se siete dipendenti, allora ragazzi, attenzionissimo alle male lingue in questo trimestre. Io ho proprio la sensazione che qualcuno giocherà un po' sporco. Non nego che potreste essere voi, anche se non lo sento per tanti, però ehm, è come se prendeste consapevolezza delle manipolazioni che riceverete in ambiente lavorativo. Possono essere i colleghi, può essere il capo, può essere il responsabile. Fate attenzione a quello che viene detto e alle discrepanze che cogliete mettendo insieme i dati che ascoltate. Però prendete sempre
esempio dal passato. Che cosa è successo in passato? È già successo che quella persona lì spettegolasse? Quanto è durato il pettegolezzo? Quanto effettivamente era vero? Per qualcuno potrebbe anche essere un rimprovero, eh? Per chi invece è autonomo, allora, per chi è autonomo, ragazzi, devo dire che ci sono come delle nuove occasioni, potrebbero aprirsi delle nuove occasioni per trovare nuovi clienti, trovare nuovi soci, nuovi collaboratori o nuovi consulenti. Però, quando è troppo rosa, quando è troppo bello per essere vero, ecco, io ci metterei un po' di attenzione in più perché anche per voi avete due sette di spade, questo asso di spade, insomma, potrebbero esserci promesse un po' vane, quindi se fosse regolarizzate tutto, chiedete di mettere i contratti per iscritto. 6 di pentacoli, una carta di contratti, soprattutto se è una collaborazione tra soci. Per quello che riguarda invece l'economia del periodo, devo dire che non andrà male, ragazzi, l'economia del periodo non andrà male. Ehm, e non credo che sia qualche premio da lavoro, dovuto al lavoro che avete fatto, però sì che vedo come un piccolo, diciamo così, aumento di denaro, credo dovuto o a qualche investimento che avete fatto e che vi sta rendendo frutti. Potrebbe essere che magari qualcuno vi fa qualche regalo, qualche dono inaspettato. ehm, O potrebbe essere, se siete autonomi e avete, faccio un esempio, 50 clienti, che questi 50 clienti invece di comprarvi per 100 vi comprino per 150. È come un aumento di quello che già c'è, mettiamola così. Per quello che riguarda invece la famiglia, le situazioni familiari, vedo che le cose insomma sono abbastanza serene. Credo che siano serene perché si mantiene un po' la facciata, se ve la devo dire tutta, però non nego che effettivamente qualcuno di voi potrebbe essere invitato a qualche evento importante di famiglia, qualche compleanno, qualche laurea, qualche pensionamento, c'è come movimento a livello di frequentazione dei vostri parenti. Nel caso abbiate progetti, anche qui devo dire che le cose verranno viste, prese in considerazione e pensate nel lungo periodo. Sento che molte persone effettivamente potrebbero ufficializzare un progetto, far partire qualche cosa in questo periodo, magari si tratta anche di fare pubblicità, di farlo conoscere, soprattutto se sono progetti legati con la spiritualità, sento che potrebbero effettivamente aprirvi una serie di possibilità di nuovi contratti, nuove associazioni, nuove collaborazioni, ragazzi. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo per concludere la lettura e darvi qualche spunto in più. Ok, carta numero 18. Ehm, questa carta, ragazzi, è un po' come se vi dicesse di mantenere alte o alzare le vostre vibrazioni, rilasciando quelli che sono dei pesi. Anche qui parla di intenzione, esattamente come l'asso di bastoni. È come se vi dicesse che avete un tesoro, un dono in mano e vi basta fondamentalmente guardare in alto. Ma infatti qui c'è qualche nuovo inizio, eh? Andiamo a vedere. Carta numero 18, non so se ve l'avevo detto. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi e poi ne ho ancora uno da estrarre. Carta numero 18, di nuovo Madre Universale. Qui fa riferimento al fatto che tutti dentro di noi abbiamo un lato maschile e un lato femminile, quindi tutti possiamo sviluppare questo lato materno o paterno all'interno di noi. Quando vedo questa carta quello che mi viene in mente è che tutti siamo madri e padri di tutti.
nel senso che è un po' la nostra responsabilità, anche se volete, quando vediamo cose che non vanno bene, farlo presente, anche se non sono fatti nostri, sempre con il dovuto rispetto, perché non si sa che cosa stia passando l'altro effettivamente, però è come se ci fosse la necessità di sentirsi un po' la madre universale di tutti e mi ricasca di nuovo l'occhio anche sulla sacerdotessa perché è proprio la madre spirituale in questo caso, no? Che è un po' lo stesso messaggio. Andiamo a vedere un ultimo arcano di questi. Carta numero 31, perché? E questa carta vi invita a chiedervi in modo profondo il perché di qualche cosa, di quello che volete, dei vostri obiettivi, delle vostre azioni, del vostro modo di pensare, delle credenze che avete. Nel momento in cui, vi faccio un esempio, voglio un nuovo lavoro, ho questo nuovo progetto e vi chiedete perché, da dove arriva questo bisogno di creare questo progetto e voi vi rispondete, questa carta dice, alla fine non importa com'è questo progetto, qual è questo progetto, l'importante è essere consapevoli del perché sono spinto o spinta a voler portare avanti questo progetto. Bene, amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, insomma che abbiate trovato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti, ovviamente è fatto in modo un po' più generico perché con le sessioni private il lavoro è cucito sulla persona, però insomma anche con la sezione degli abbonamenti si trattano i temi delle credenze limitanti, in più tratto temi come temi di chakra, piuttosto che metamedicina, piuttosto che i quarzi, cristalli, insomma, tratto un po' tutto quello che ho conosciuto io durante il mio percorso evolutivo e semplicemente lo metto a disposizione in quella sezione. I titoli dei video comunque sono pubblici, se siete curiosi potete andare a vedere nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!